One of These Days è il brano di apertura dell'album Meddle, pubblicato dai Pink Floyd il 31 ottobre del 1971 attraverso l'etichetta Harvest, succursale della Major EMI. Eccetto che per il breve inciso vocale è l'unico pezzo strumentale del disco. Il brano fa da apripista ad altre 4 canzoni presenti nel lato A del vinile, mentre la facciata B è interamente occupata dalla lunga suite Icos. One of These Days è stata suonata nel live a Pompei e ha fatto parte della scaletta dei concerti fino al 1977. Successivamente è stata ripresa in sede live, a partire dalla tournée di supporto al disco A Momentary Lapse of Reason del 1987, diventando un momento fisso negli spettacoli fino al 1995 e rappresentando una delle poche incursioni nel repertorio antecedente alla pubblicazione di The Dark Side of the Moon. Il brano in Italia gode di una larga fama, in quanto è stato utilizzato come sigla del programma calcistico Dribbling dal 1973 al 2022, quindi chi più chi meno in molti hanno ascoltato almeno una volta la cavalcata di basso sulla quale il pezzo si struttura. Per raccontare la storia legata alla realizzazione di One of These Days bisogna fare un salto indietro di qualche anno. Infatti, anche in questo caso, come spesso accade nella storia dei Pink Floyd, risulta centrale la dipartita di Syd Barrett. Ma andiamo con ordine. Dopo l'uscita del suo fondatore, il gruppo ha iniziato ad attraversare quello che per ammissione degli stessi protagonisti è stato definito un periodo di profonda crisi artistica e compositiva. Successivamente al primo lavoro, Piper at the Gates of Dawn, che era stato quasi interamente composto da Barrett, si sono susseguiti A Full of Secrets, dove risuonano ancora gli echi di Sid, Gamma, un doppio album con un disco live e un in studio molto sperimentale, quasi interamente strumentale, e nel 1970 Atom Heart Mother. Sebbene quest'ultimo sia un lavoro largamente apprezzato dagli affezionati della band, a dire dei suoi autori è invece la perfetta esemplificazione del momento di difficoltà che gli stessi stavano attraversando. Circa questo lavoro, David Gilmour ha avuto modo di dichiarare come a suo avviso l'album non fosse nient'altro che un mucchio di rifiuti. Aggiunge inoltre come la band fosse veramente in una fase discendente e come ritiene che in quel periodo i 4 abbiano raschiato il fondo del barile. Riferendosi nello specifico alla lunga suite che dà il titolo al disco, chiosa dicendo come inizialmente era sembrata una buona idea, trasformatosi successivamente in qualcosa di terribile, ritenendo che Atom Heart Mother suoni come se tra i membri del gruppo non ci fossero intenti comuni. Ad onor di cronaca si deve anche dire che il 15 luglio del 2008 David Gilmour ha partecipato come ospite d'onore ad una serata presso la Cadogan Hall di Londra, dove Ron Giesin, il compositore della parte orchestrale della suite, ha riproposto il brano. L'esibizione è finita in una release non ufficiale dal titolo Recreate Atom Heart Mother, dove tutta l'operazione viene attribuita sia al compositore sia, verosimilmente in maniera impropria, al chitarrista dei Pink Floyd. Questo bootleg è relativamente raro da trovare e per questo il suo prezzo è generalmente molto elevato. Detto questo, è anche importante far notare come lo stesso Gilmour, nel suo ultimo periodo da solista, abbia proposto puntualmente nei concerti Fatal Sun, canzone da lui composta tratta proprio dal disco del 1970 e di come lo stesso si sia battuto senza successo per farli inserire nella raccolta Icos, uscita il 5 novembre del 2001. Inoltre, sempre in Fatal Sun, nella coda finale, è possibile udire il medesimo suono di campane presenti nel brano conclusivo dell'album The Division Bell del 1994, High Hopes. Dal canto suo, neanche Roger Waters è magnanimo con il giudizio sul disco, e in particolare sulla lunga suite che occupa l'intera prima facciata. In un'intervista del 1984 ha affermato: "Se qualcuno ora mi dicesse, bene, se esci sul palco e suoni Atom Heart Mother ti darò 1 milione di sterline, io gli risponderei, ma che di scherzo è?" Nonostante questo, in maniera simile al collega, ha avuto però modo di esprimere giudizi positivi sull'unico brano nel disco composto esclusivamente da lui, ovvero If, che ha riproposto dal vivo, ad esempio durante la tournée legata al disco Radio Chaos. Oltre a questi pareri decisamente impietosi, vi è però la posizione di Nick Mason, che nel passato recente ha proposto dal vivo con i suoi Nick Mason's Full of Secrets una selezione di brani dei Pink Floyd antecedenti al 1973. Qui ha spesso incluso in scaletta la lunga suite, seppure in versione ridotta.
Giungiamo così al nostro anno, ovvero il 1971, quando i Pink Floyd, durante il tour di supporto proprio dato Mert Mother, cominciano a ritagliarsi del tempo all'interno dei celebri studi di registrazione B-Rod per iniziare la lavorazione del nuovo disco. Le idee sono poche e non buone, nessuna canzone era stata scritta. Si decise quindi di provare con un approccio sperimentale per la realizzazione di nuovi brani. I quattro iniziarono a registrare separatamente senza concordare nulla eccetto la tonalità sulla quale improvvisare, sperando che nel momento in cui le registrazioni fossero state unite sarebbe saltato fuori qualcosa di interessante. Questa però si rivelò essere una pessima idea, poiché da quelle incisioni non venne fuori nulla di realmente fruibile, se non una nota suonata da Richard Wright, poi utilizzata all'inizio di Icos per simulare il suono di una goccia. A questo punto, presi dallo sconforto, i Pink Floyd andarono a tentoni senza avere idea su cosa fare. Un giorno Roger Waters decise di utilizzare sul basso un sistema di delay sul quale stava sperimentando Gilmour. Nello specifico parliamo del Binson EcoRec 2, un'apparecchiatura italiana prodotta dalla ditta Fratelli Bini dalla seconda metà degli anni 60 che, rispetto alle altre dell'epoca, non utilizzava un loop a nastro ma un disco magnetico sul quale più testine registravano un segnale in ingresso rilasciandolo con ritardi sequenziali gestibili dai comandi presenti. Questo sistema conferiva alla macchina un suono con una timbrica ben precisa e particolare, non ottenibile con altro a quel tempo, motivo per cui i Pink Floyd lo utilizzavano già a partire dal primo album del 1967. Ascoltando il suono ottenuto sul basso, Roger inizia ad improvvisare sul tema di Doctor Who, celebre serie TV della BBC, trasmessa fin dal 1963, molto amata dalla band. Doctor Who, grazie a un espediente narrativo che permette di cambiare l'attore che interpreta il protagonista, è una delle serie più longeve di sempre, in quanto inizialmente è andata in onda fino al 1989 e successivamente dal 2005 fino ad oggi. Nel 1971 il ruolo del Doctor Who era interpretato da John Pertwee. Inizialmente i quattro decidono di realizzare proprio una cover di questo tema scritto da Ron Grainer ma reso celebre da Delia Derbyshire. Grazie al suo contributo questa è stata una delle prime sigle realizzate esclusivamente con l'ausilio di strumenti elettronici. I Pink Floyd, andando avanti con la lavorazione, capiscono che il brano inizia a distaccarsi dall'originale e acquisisce una sua identità, diventando qualcosa di diverso. Tuttavia, ascoltando la sigla, è innegabile come la linea di basso possa riportare alla mente One of These Days, legando in qualche modo le due composizioni a un filo comune. Nella registrazione all'interno del loro pezzo, il gruppo ha comunque deciso di mantenere un omaggio al Doctor Who. A 3 minuti e 02 sul disco si può sentire un accenno al tema principale della composizione di Grainer e la cosa è ancora più palese nella riproposizione live del 1987 contenuta nell'album A Delicate Sound of Thunder a 2 minuti e 46 e in quella del 1994 contenuta in Pulse a 2 minuti e 24. Oltre a questo, l'utilizzo di nastri al contrario per quanto riguarda i piatti della batteria è molto simile a quanto fatto dai suoni da Delia Derbyshire per la sigla del telefilm. Tornando a come il brano sia stato registrato per quanto riguarda il basso, oltre all'effetto delay del Binson si possono ascoltare non uno ma due bassi, uno con corde nuove e quindi dal suono più brillante suonato con il plettro da Waters, l'altro con corde vecchie suonato con le dita da Gilmour. La scelta delle corde vecchie non è stata voluta ma forzata come raccontato nella biografia Inside Out da Nick Mason. Poiché uno dei bassi aveva bisogno di corde nuove, la band mandò un collaboratore nel West End di Londra per comprarle. Il tizio scomparve per 3 ore, durante le quali, stanchi di aspettare, i quattro ultimarono le registrazioni usando le vecchie corde. Quando arrivò, i Pink Floyd sospettarono che, oltre ad andare a prendere le corde, fosse andata a trovare la sua ragazza che lavorava in un negozio d'abbigliamento. Le sue proteste di innocenza furono smentite dai pantaloni nuovi di zecca che indossava. Per quanto riguarda invece la sezione centrale, la sua realizzazione è stata raccontata da Gilmour. In pratica, per questa parte la band si trovò tra le mani un'altra novità tecnologica dell'epoca, ovvero un amplificatore H&H con la vibrazione. L'effetto fu impostato più o meno allo stesso ritmo dell'eco, tuttavia l'eco superava di 3/4 il ritmo, mentre la vibrazione andava a tempo. A questo punto il chitarrista si limitò, per così dire, a suonare il basso, costruendo un piccolo pezzo parallelo, sul quale tutti e quattro si soffermarono per perfezionarlo. Successivamente le giunzioni del nastro furono camuffate con il suono dei piatti.
L'unica frase che troviamo all'interno del brano è opera di Nick Mason, per quella che lui stesso definisce come una delle sue rare performance vocali. Registrata in falsetto, la voce è stata successivamente rallentata e passata attraverso un modulatore ad anello. La frase, che tradotta recita "uno di questi giorni ti taglierò in piccoli pezzi", è dedicata a Jimmy Young, un DJ di radio BBC, detestato dalla band in quanto da loro ritenuto estremamente logorroico. Nel 1972 del brano è stato realizzato un filmato che veniva mostrato sullo schermo durante i concerti francesi del 1974. Il regista dell'opera è Jan Hemes, lo stesso della sequenza animata di Time, che tra l'altro per un momento si intravede anche qua durante la sezione strumentale realizzata con la vibrazione. Il video, intitolato French Windows, mostra dei ballerini che danzano. I movimenti sono stati ispirati al regista dalla dinamicità della musica. In conclusione, spostandoci al passato più recente, possiamo vedere come il rapporto tra il gruppo e il Doctor Who non si sia esaurito nel 1972. Infatti, nell'ultimo lavoro postumo del 2014, The Endless River, troviamo un brano diviso in due parti, Hallown's He, che prende il titolo dalla frase ricorrente del 10° Dottore, interpretato da David Tennant. Detto questo, spero che il racconto vi sia piaciuto e se così fosse vi aspetto con altre spigolature sonore. Arrivederci!